cercatelo pure se volete. Cercatelo. Seguiamo quel sogno oltre l'orizzonte, lo raggiungeremo. Ne è passato di tempo da quel 1 luglio 2001, giorno in cui sugli scaffali delle fumetterie italiane compare il primo albo del manga shonen, a sfondo piratesco, scritto da un semisconosciuto Aikiro Oda. Molti degli odierni fan erano solo bambini, qualcuno addirittura non era neanche nato. Quel fumetto però ha lentamente conquistato tutti, qualcuno fin da subito, quando lo stile e i disegni erano ancora acerbi, qualcuno col tempo, quando la trama ha incominciato a infittirsi. Ma oggi i numeri parlano chiaro. Con 470 milioni di copie vendute, One Piece è il manga più venduto della storia. Recentemente abbiamo festeggiato il 20° anniversario della serie, mentre la fine di questo 2020 ci ha regalato l'uscita dell'episodio numero 1000. Ci avviamo verso la conclusione? Secondo indiscrezioni provenienti dallo stesso autore, pare proprio di sì. Tutti i misteri stanno per essere svelati, ma siamo sicuri di ricordare tutti i punti oscuri lasciati in sospeso? Ora che la storia sta per concludersi, siamo sicuri di non averne scordato l'inizio? Ed eccoci dunque qua, come al solito, pronti a salpare al vostro fianco nella titanica impresa di fare un recap totale in 1000 secondi di tutti i 1000 episodi canonici più il capitolo 0 uscito sullo speciale One Piece Deep Blue. Il tempo a disposizione è poco, per cui non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Pronti e vai Monkey D. Aldo! È bene capire la geografia del mondo in cui si svolgono le avventure dei personaggi. La Terra è un'enorme distesa d'acqua, costellata da migliaia di isole. L'unico continente è la Red Line, una striscia montuosa che fa il giro del globo, all'altezza del meridiano più esteso. Lungo l'equatore si trova invece una fascia di isole che, insieme alla Red Line, divide il globo in 4 spicchi, che vanno a formare i 4 grandi mari, chiamati col nome dei punti cardinali. Questa fascia di isole, nella metà compresa tra il mare orientale e il mare meridionale, è chiamata Rotta Maggiore, mentre nell'altra metà, tra il mare settentrionale ed il mare occidentale, è chiamata Nuovo Mondo. Lungo questo arcipelago che fa il giro del pianeta, le condizioni climatiche e marine sono assolutamente impervie. Inoltre è impossibile usare i normali strumenti di navigazione come le bussole, dato che ogni isola ha un campo magnetico proprio. L'unico strumento che funziona per orientarsi è dunque il log pose, che, dopo aver memorizzato il campo magnetico dell'isola dove si trova, punta l'ago verso la successiva. Ai lati della Rotta Maggiore e del Nuovo Mondo si trovano le cosiddette fasce di bonaccia, zone in cui l'assenza totale di venti e correnti marine favorisce l'attività dei temibili re del mare, mostri marini mastodontici e aggressivi. Ecco perché chiunque volesse intraprendere l'arduo viaggio avrebbe l'ingresso obbligato, la Reverse Mountain. In questa montagna della Red Line i 4 mari confluiscono e da ciascun mare c'è un canale che scala letteralmente la montagna, per poi confluire nell'unico sbocco che scende e conduce all'inizio della Rotta Maggiore. Terminata poi quest'ultima, occorre superare nuovamente la Red Line dall'altra parte del globo per accedere al Nuovo Mondo. I modi sono 2. Il più semplice, riservato ai civili, è scalare la Red Line e attraversare Marijoa, capitale del governo mondiale. I fuorilegge sono invece costretti ad immergersi nell'oceano e passare attraverso l'isola degli uomini pesce. Sono presenti inoltre numerose isole nel cielo, data l'elevata densità delle nuvole che si formano sull'arcipelago. I mari di vapore che vi si trovano sono chiamati Mare Bianco e Mare Bianchissimo, a seconda dell'altezza. Nell'universo di One Piece vivono poi, oltre agli umani, diverse razze: i giganti e i nani, i braccialunghe e i gambe lunghe, gli uomini pesce, gli abitanti celesti che dimorano nelle isole del cielo e i visoni, ibridi tra umani e animali. Una caratteristica peculiare è la presenza dei frutti del diavolo. Questo cibo estremamente raro conferisce a chi se ne nutre straordinari poteri. Essi possono essere di 3 tipi: Paramisha, che garantiscono svariate caratteristiche fisiche o capacità anomale; i Roja, che trasformano la materia stessa di cui è composto il corpo in un elemento diverso; Zoo, che consentono di mutarsi in forma animale. Chi li mangia perde la capacità di nuotare, ed inoltre il contatto con l'acqua marina o con il minerale chiamato agalmatolite causa la perdita dei poteri.
Nessuno può mangiare più di un frutto nell'arco della vita, ed inoltre quando chi si è nutrito di un frutto muore, il frutto matura nuovamente. È inoltre possibile sviluppare le tecniche legate all'ambizione, forza misteriosa che si trova all'interno di ogni essere vivente. Abbiamo 3 tipi di ambizione. La percezione, che consente appunto di percepire l'ambizione presente negli altri esseri viventi. L'armatura, che rafforza il corpo e permette di poter colpire anche chi è intangibile, perché è dotato di poteri elementari dei Roja. Il re conquistatore, la forma più rara di ambizione, l'unica innata, che si manifesta come un'energia prorompente che circonda il possessore e sbaraglia i soggetti più deboli, senza sferrare neanche un colpo. Partiamo dagli albori. Più di 1000 anni prima dei fatti narrati, una grandiosa civiltà dal nome sconosciuto governava sul mondo. Ci fu però un periodo, i famosi 100 anni di vuoto, in cui nessuno sa nulla, che vanno da circa 900 fino a 800 anni prima delle vicende attuali. Alla fine di questi 100 anni, il regno entra in conflitto con un'alleanza di 20 paesi, i quali avranno la meglio, decretandone la caduta. I sovrani di questi 20 paesi, tranne la famiglia Nefertari di Alabasta, si trasferiscono a Marijoa. Comincia così l'era dei nobili mondiali, detti anche draghi celesti, che danno vita all'istituzione attualmente attiva del governo mondiale, il quale si serve della marina per imperversare sul globo. I draghi celesti si servono di schiavi per le loro attività, soprattutto di uomini pesce, dato che questa razza è ripudiata e considerata inferiore da alcuni umani. Per questo, in tempi relativamente recenti, l'uomo pesce Fisher Tiger ha intrapreso una rivolta, liberando numerosissimi schiavi, sia umani che uomini pesce, e fondando poi i Pirati del Sole, assieme ad Arlong, Jimbe e ad alcuni schiavi liberati, tutti appartenenti alla razza degli uomini pesce. Attualmente, a capo del governo mondiale, ci sono i 5 astri di saggezza. Sparsi per il mondo a ricordare l'esistenza dell'antico regno, si trovano poi i Poneglyph, enormi steli che solo pochissime persone al mondo sono in grado di decifrare, nelle quali gli antichi, aiutati dalla famiglia Kozuki del paese di Wano, hanno scolpito la loro storia. I Poneglyph sono di 2 tipi. I 9 Real Poneglyph raccontano la storia del mondo e secondo alcuni indicano la posizione delle temibili armi ancestrali create durante il secolo di vuoto e in grado di distruggere intere isole. I 4 Road Poneglyph invece insieme rivelano la posizione di un'isola misteriosa ai confini del nuovo mondo e sulla quale si troverebbe sia un leggendario tesoro lasciatovi dal misterioso Joy Boy, sia l'ultimo Real Poneglyph che renderebbe possibili svelare l'enigma che si nasconde dietro i 100 anni di vuoto. L'unica persona che molti secoli dopo sarebbe riuscita a raggiungere quest'isola è Goldie Roger, potentissimo pirata che darà poi all'isola il nome di Raftel, che nella traslitterazione suona come Lauftail, ovvero barzelletta. Infatti lui e tutta la sua ciurma, una volta giunti sull'isola e scoperto ciò che nascondeva, scoppiarono a ridere a crepapelle. Roger viene poi catturato dalla marina. Sul patibolo, prima di morire, dichiara di aver lasciato tutti i suoi tesori proprio lì, sull'ultima isola, assieme al tesoro di Joy Boy. Comincia dunque la grande era della pirateria, nella quale si scatena la caccia allo One Piece, ovvero il famigerato tesoro. Colui che se ne impossesserà diverrà simbolicamente il re dei pirati. Per questo, molti pericolosissimi individui prendono il mare. Nel nuovo mondo imperversano così i cosiddetti 4 imperatori, pirati che si spartiscono varie zone di influenza. Shanks, il Rosso, Barba Bianca, Big Mom e Kaido. Questi ultimi 3 anni prima erano nella stessa ciurma capitanata da Rox di Shebek. I pirati Rox, per l'appunto, sconfitti poi dal Marine Monkey D. Garp, aiutato dallo stesso Roger a Gold Valley. Nella ciurma era presente anche Shiki, il leone dorato,
che sarà in seguito catturato dallo stesso Garp e dall'ammiraglio Sengoku, ma riuscirà questo a fuggire amputandosi i piedi che lo tenevano incatenato. Oltre che dei pirati, la Marina deve poi preoccuparsi dell'Armata Rivoluzionaria, un'organizzazione che vuole rovesciare il governo dei Draghi Celesti, capitanata da Monkey D. Dragon. Il governo, per assicurare l'ordine dei mari, comincia dunque ad avvalersi di un gruppo di pirati, la Flotta dei Sette, che in cambio gode dell'immunità. Tutto inizia qui. Questo lega. In quel periodo, nel villaggio di Fushia, nel mare orientale, nasce Monkey D. Luffy, figlio di Dragon e nipote di Garp. Una decina d'anni dopo, il ragazzo mangia accidentalmente il frutto del diavolo Gam Gam, che lo trasforma in un uomo fatto di gomma. Rufy fa inoltre la conoscenza di Shanks, al quale confessa il suo sogno di diventare il re dei pirati. Il rosso lo prende subito in simpatia, tanto da arrivare a sacrificare un braccio per proteggerlo da un re del mare. Prima di riprendere il mare, Shanks dà a Rufy il suo cappello di paglia, come pegno della promessa che un giorno il ragazzo sarebbe diventato il re dei pirati. Dopo la fine del mondo che ci sarà, forse quel sogno ci aspetta, lo sai anche tu. Dopo qualche tempo, Rufy fa amicizia con i giovani portoghesi di Ace e Sabo. I tre stringono un patto di fratellanza e si promettono di diventare dei pirati. Ace altri non è che il figlio del leggendario Roger, affidato dal pirata stesso alle cure di Garp. Qualche tempo dopo, la barca di Sabo che tenta di avventurarsi per mare viene affondata dai nobili mondiali e il ragazzo viene creduto morto. Ace invece entra a far parte della ciurma di pirati di Barbabianca. Una volta compiuti i 17 anni, Rufy salpa per inseguire il suo sogno e nel corso di 1000 avventure mette su la sua ciurma. Zoro, ex cacciatore di taglie, intenzionato a diventare lo spadaccino più forte del mondo. Nami, navigatrice che sogna di disegnare la cartina geografica completa di tutti i mari. Asop, cecchino deciso a seguire le orme del padre Yasop, famoso pirata della ciurma di Shanks. Sanji, cuoco Don Giovanni che desidera trovare l'All Blue, il luogo dove convergono tutte le correnti del pianeta e dove è possibile pescare ogni sorta di pesce. Egli è anche il rampollo ripudiato della famiglia reale V-Smoke, che governa il paese di Germa. Tale famiglia, grazie al loro combinato con Vegapunk, geniale scienziato al servizio della Marina, possiede eccellenti conoscenze scientifiche, che sfrutta sia per la realizzazione di armi, sia per la sperimentazione umana. Lo stesso Sanji, così come i suoi fratelli, altro non è che un esperimento genetico finalizzato alla creazione di super soldati. Chopper, renna resa umana dal frutto Homo Homo, che studia per diventare il medico migliore del mondo. Nico Robin, archeologa in grado di decifrare i Poneglyph e che vuole scoprire la storia del mondo. Da bambina viveva ad Ohara, terra di studiosi in cui si cercava di ricostruire il vuoto dei 100 anni. Il governo poi, una volta scoperto che qualcuno stava cercando di leggere i Poneglyph, aveva dato ordine di radere al suolo l'isola. Nella catastrofe perse la vita anche la madre di Robin. Frankie, carpentiere, che a seguito di un incidente è per metà un cyborg. Ha costruito l'attuale nave della ciurma di Rufy, la Thousand Sunny, e è stato l'allievo del leggendario Tom, uomo pesce che costruì la Oro Jackson, nave di Gold Roger, e che per questo fu giustiziato. Infine Brook, musicista reincarnatosi nel suo scheletro grazie al frutto Yomi Yomi, è alla ricerca di Lovun, balena che si era affezionata alla sua ciurma e che ancora lo attende vicino alla Reverse Mountain. I compagni, prima di superare l'isola degli uomini pesce ed entrare nel nuovo mondo, vengono separati da Orso Bartholomew, membro della flotta dei Sette e segretamente appartenente all'armata rivoluzionaria. Ciascuno finisce su un'isola diversa. Rufy capita su Amazon Lily, dove apprende che Ace è stato catturato dalla Marina. A catturarlo è stato Marshall D. Teach, detto Barba Nera, un ex membro dei pirati di Barbabianca e dunque anche ex compagno dello stesso Ace. Barba Nera, tempo prima, si era reso colpevole dell'uccisione di un membro del suo stesso equipaggio, poiché questi aveva trovato il frutto del diavolo, Dark, frutto che Barba Nera cercava da tempo e del quale voleva impossessarsi a tutti i costi. Rufy si reca così a Marineford, dove Ace sta per essere giustiziato.
Anche Barbabianca con le sue flotte interviene per salvare Ace. Ne scaturisce un'immensa battaglia, che si conclude però, tragicamente, con la morte di Barbabianca e di Ace, per mano dell'ammiraglio Akainu. Mi chiedo, sarà mai il destino che tempo fa mi ha portata qui? Irrompe poi sulla scena Barbanera che, grazie ai poteri del frutto Dark, agendo sul cadavere di Barbabianca, si impossessa dei poteri del suo frutto, il Gura Gura, in grado di far vibrare la materia e causare così spaventosi terremoti. Rufy riesce a mettersi in salvo e torna sull'isola di Amazon Lily. Dai fatti di Marineford in poi comincia così la nuova era della pirateria. Per i successivi 2 anni Rufy si allenerà a fianco di Silver Rayleigh, vicecapitano della ciurma di Gold Roger. Anche gli altri membri della ciurma di Cappello di Paglia sfrutteranno questi 2 anni per allenarsi e prepararsi al meglio per affrontare il nuovo mondo. La ciurma si ritrova poi sulle isole Sabaody. Attraverso l'isola degli uomini pesce comincia il viaggio nel nuovo mondo. Rufy incontra a questo punto Trafalgar di Law, uno degli appartenenti alle cosiddette supernove, ovvero ai giovani capitani pirata appartenenti alla peggiore delle generazioni, di cui fa parte anche Rufy. I due stringono un'alleanza finalizzata ad abbattere Kaido, uno dei 4 imperatori. Quest'ultimo si rifornisce di frutti del diavolo artificiali, i cosiddetti Smile, dal membro della flotta dei 7, Doflamingo, per far sì di accrescere la potenza del suo esercito. I frutti Smile sono detti così perché il loro uso non sempre va a buon fine. In caso contrario, lo sventurato che si nutrisse di essi avrebbe solo l'effetto di una perenne e incontrollabile ridarella. Rufy e Law, dunque, per indebolirlo, sconfiggono Doflamingo e distruggono la fabbrica di Smile. In seguito a quest'ultima battaglia nasce la grande flotta dei pirati di Cappello di Paglia, con varie altre ciurme che si affiliano a lui. Rufy nel frattempo viene a conoscenza che Sabo non solo è ancora vivo, ma è un pezzo grosso dell'armata rivoluzionaria ed ha mangiato il frutto del diavolo Foco Foco, appartenuto ad Ace e maturato di nuovo in seguito alla sua morte. Alla ciurma di Rufy si sono poi affiancati alcuni samurai del paese di Wano, incontrati lungo la rotta. Giungono dunque tutti a Zou, patria della stirpe dei Visoni. Questi ultimi sono alleati dei samurai del paese di Wano, in quanto i 2 regnanti Visoni, Cane Tempesta e Gatto Vipera, un tempo erano amici e sottoposti di Kozuki Oden, daimyo di una delle regioni di Wano e figlio dell'ex shogun. Ed è proprio a Wano che Kaido si è stabilito, facendo eleggere shogun con l'inganno il suo sottoposto Orochi, che apparteneva a una famiglia disonorata e rivale dei Kozuki, e che è in cerca di vendetta nei confronti di tutto il paese di Wano. Prima dell'attacco finale a Kaido, Rufy va a recuperare Sanji, costretto a Whole Cake Island, l'isola di Big Mom, poiché la famiglia V-Smoke e l'imperatrice si erano accordati per far sposare Sanji con una delle figlie di Big Mom e sancire così una potente alleanza. Quando viene fuori che Big Mom ha in realtà intenzione di far fuori la famiglia V-Smoke e impadronirsi dei loro risultati scientifici, sull'isola scoppia il putiferio e Sanji può tornare con Rufy a Zou dopo aver salvato la sua famiglia, pur detestandola profondamente. Una volta giunti a Wano, ci viene raccontata la storia di Oden, guerriero formidabile, desideroso di vivere avventure per mare. 20 anni prima si era imbarcato sulla nave di Barbabianca e poi su quella di Gold Roger, lasciando a Wano i suoi fedeli compagni, chiamati i 9 Foderi Rossi, tra cui figurano anche Cane Tempesta, Gatto Vipera e i samurai che Rufy ha incontrato nel nuovo mondo. Oden conobbe poi Toki, sua futura moglie, dalla quale ebbe 2 figli, Momonosuke e Iori. È grazie a Oden che Goldie Roger trova Raftel, dato che il samurai sapeva decifrare i Poneglyph, scritti anticamente proprio dalla famiglia Kozuki. Quando Oden fa ritorno a Wano, scopre che Orochi ha preso il potere grazie a Kaido e viene da questi ucciso. Toki, che grazie ai poteri di un frutto del diavolo può spostarsi in avanti nel tempo, nasconde l'erede al trono Momonosuke 20 anni avanti nel futuro, assieme ad alcuni dei Foderi Rossi, affinché lo proteggessero. Sull'isola convergono molte altre autorevoli personalità. Si trova un'altra delle supernove, il capitano Kid, fatto prigioniero da Kaido, e il suo vice killer, al quale è stato fatto mangiare uno Smile fallato. C'è Marco la Fenice, ex comandante della prima flotta di Barbabianca, chiamato da Gatto Vipera in loro soccorso.
Persino Big Mom è accorsa bramando la testa di Rufy, che ha rovinato il suo piano di impadronirsi della potenza della famiglia Mist-Smoke. In aiuto di Rufy però ecco Jinbe, ex membro dei Pirati del Sole e della Flotta dei Sette che Rufy ha in passato aiutato, che dichiara di unirsi alla ciurma di Cappello di Paglia come timoniere. C'è poi Yamato, la figlia di Kaido, che però ammira Oden ed ha trovato il suo diario in cui il samurai ha trascritto tutti gli episodi salienti della sua vita. Pare inoltre che Yamato, tempo prima, avesse conosciuto Ace, giunto a Wano con lo scopo mai realizzato di uccidere Kaido. Col capitolo 1000 ha inizio proprio lo scontro finale. I Foderi Rossi, riuniti, sono stati sconfitti da Kaido, ma Rufy e Zoro, aiutati da Marco la Fenice, sono giunti al suo cospetto, sulla sommità di un monte che lo stesso Kaido sta facendo levitare in direzione della capitale di Wano. Dalla loro parte ci sono Kid e Killer più Law, ma dalla parte di Kaido c'è Big Mom che ha deciso di allearsi con lui. Oltre l'orizzonte lo raggiungeremo, adesso noi siamo qua, tutto forte dentro me, questo legame, varcheremo l'orizzonte oltre i sogni, we are home, dopo la fine del mondo che ci sarà, forse quel sogno ci aspetta, lo sai anche tu, muoviamoci dai. Bene, ogni promessa è debito e gli intensissimi 1000 secondi sono terminati, ma è praticamente impossibile approfondire le questioni come si dovrebbe. Questo vuole solo essere un reminder per riprendere nel miglior modo possibile la lettura dei capitoli che verranno e goderci al meglio il finale, senza perderci nulla e ricollegando tutti i fili. Vogliamo regalarvi dunque una sorta di bonus track per rinfrescarci la memoria su tutte le questioni lasciate in sospeso da Eiichiro Oda e che speriamo siano prossime ad essere svelate. Sappiamo che sono 3: Pluton, Poseidon ed Uranus. Dell'ultima ancora non si è saputo nulla. Pluton dovrebbe invece essere un'antica corazzata costruita dai carpentieri di Water 7 e nascosta ad Alabasta. I progetti di Pluton passano dalle mani di Tom, il leggendario carpentiere, in quelle di Franky, che li distrugge per evitare che l'agenzia governativa segreta CP9 possa interessarsene. Poseidon è invece l'abilità di alcune principesse sirena, tra cui Shirahoshi, figlia di Nettuno, re dell'isola degli uomini pesce, di comunicare e manovrare i potentissimi re del mare. A quest'arma è collegata Noah, l'enorme arca che secondo Joy Boy avrebbe dovuto condurre gli uomini pesce in superficie, trainata appunto dai re del mare. Non è ancora chiaro quale ruolo giocheranno queste 3 armi nel finale del manga. Alcuni dei personaggi più influenti del manga portano la D puntata, all'interno del nome. Per il momento si è saputo solo che essi sono discendenti di un guerriero antico e che rappresentano una minaccia per i nobili mondiali, al punto di essere nominati predatori degli dei. Dietro alla scomparsa di questo secolo, dai libri di storia, si nasconde sicuramente l'alleanza di paesi che divenne poi il governo mondiale. Come avranno preso il potere? Quale terribile segreto si nasconde dietro la scomparsa dell'antico regno innominato? Il Reverie è un consiglio che si svolge ogni 4 anni a Marijoa, al quale partecipano 5 nazioni appartenenti al governo per discutere delle questioni di interesse mondiale. Tutti i re dei paesi hanno eguale dignità e ciò è simboleggiato dal trono vacante, con ai piedi le 20 armi che simboleggiano i 20 paesi fondatori, che resta vuoto, appunto, per la parità tra regni. Durante l'ultimo Reverie accadono moltissimi episodi che portano ulteriori quesiti irrisolti. Anzitutto vediamo che Im, una figura misteriosa, si siede proprio sul trono vuoto, visto solo dai 5 astri di saggezza, i quali si inchinano davanti a lui. Inoltre troviamo alcuni rivoluzionari, tra cui Sabo, intenti a infiltrarsi a Marijoa per liberare Orso Bartholomew, fatto prigioniero dai nobili mondiali. Apprendiamo poi che la base dei rivoluzionari era stata precedentemente attaccata dai pirati di Barba Nera e che la sede dell'armata aveva dunque cambiato posizione. Avviene poi una fuga di notizie, alcune delle quali il governo non avrebbe voluto che fossero rese note. Veniamo a sapere che il tentativo di Sabo e compagni probabilmente non è andato a buon fine e che qualcosa è successo proprio a Sabo. Viene reso poi noto che la flotta dei 7 è stata ufficialmente sciolta dal governo. Infine si parla di un incidente che riguarda Alabasta,
e nello specifico la famiglia Nefertari. Adesso noi siamo qua, sotto forte dentro. Abbiamo solcato i mari con voi e dunque ragazzi e ragazze termina qui il nostro video. Naturalmente scriveteci nei commenti se vi è piaciuto, se volete un approfondimento o un focus in particolare, vedremo di accontentarvi quanto più possibile. Fateci sapere anche se potremmo inaugurare anche una rubrica inerente a anime manga, visto che su Parliamo Nerd ovviamente anche noi vogliamo dire la nostra su quel settore lì. Abbiamo un trascorso chiaramente di alcuni manga e anime che ci hanno accompagnato nella nostra fase di crescita, diciamo, e se può andare bene magari potremmo buttarci giù qualche speciale o qualche video. Vi ricordo tutti i nostri link in descrizione, andateli a recuperare e sosteneteci con una campanellina e un'iscrizione. Io naturalmente sono il vostro Freyr ed eravate su Parliamo Nerd. Noi ci vediamo a un prossimo video. E noi siamo ancora qua.